Bene, allora come vedete oggi è un setup un po' diverso. Quello di oggi sarà un video un po' diverso perché oggi vi voglio presentare una ricetta molto molto speciale, la regina di tutte le ricette della cucina italiana, quella più conosciuta in assoluto, quella che tutti amano, quella che tutti vogliono fare e hanno tutti ragione, perché stiamo parlando della ricetta più importante e più buona probabilmente che esista, perché oggi vi faccio la pizza. Quindi bando alle ciance e iniziamo subito. Buon divertimento, ci vediamo domani. Iniziamo dunque la preparazione della pizza in teglia. Partiamo subito elencando quelli che sono gli ingredienti necessari. Avremo bisogno di farina zero, lievito secco, acqua a temperatura ambiente, sale fino e dell'olio extravergine di oliva. Per prima cosa dobbiamo inserire all'interno dell'impastatrice la farina e il lievito secco che andremo poi a far ossigenare leggermente. Il macchinario più indicato è una impastatrice a spirale come questa, ma se non ne possedete una potete usare una qualsiasi impastatrice planetaria o, se ve la sentite, impastare a mano. Aggiungiamo subito la metà dell'acqua che abbiamo pesato, mentre inseriremo la seconda parte un po' per volta. Troverete tutte le dosi necessarie in descrizione. Potete osservare come l'impasto inizia lentamente ad assorbire acqua e a formarsi. In questa fase è molto importante avere pazienza e ricordarsi di aggiungere l'acqua lentamente, in maniera graduale. Se non si dovesse procedere in questo modo, c'è il rischio che la farina non assorba l'acqua nella maniera corretta, creando un impasto troppo molle e slegato, pregiudicando dunque la qualità del risultato finale. L'impasto adesso è abbastanza formato, quindi possiamo aggiungere il sale insieme ad un goccio d'acqua. Mi raccomando, il sale va sempre inserito lontano dal lievito, perché se dovessero entrare in contatto diretto, il sale ucciderebbe i microrganismi che compongono il lievito e la pizza non lieviterebbe nella maniera corretta. Come ultimo ingrediente aggiungiamo l'olio. Finiamo di aggiungere l'ultima parte d'acqua e facciamo lavorare un po'. Potete notare che, nonostante sia molto umido a causa dell'elevata quantità d'acqua utilizzata, l'impasto è comunque ben formato ed elastico. A questo punto possiamo metterlo su un piano di lavoro che abbiamo precedentemente unto con un po' d'olio e iniziare a lavorarlo a mano. Fate molta attenzione perché questa è forse una delle parti più importanti della ricetta. Noterete infatti che appena inizierò a dare queste pieghe all'impasto, che vengono chiamate pieghe di rinforzo, l'impasto immediatamente diventerà liscio e setoso. Questo step è necessario per dare una struttura più consistente all'impasto che, inglobando una buona quantità d'aria, lieviterà nella maniera ottimale. Una volta terminata questa operazione, copro con un telo umido e lascio riposare per 15 minuti. Ripeterò l'operazione per 3 volte. Dopo aver fatto 3 pieghe e 3 turni di riposo, vado a dividere l'impasto in porzioni. Esiste un calcolo utile a capire quanto impasto serve per una teglia. È sufficiente moltiplicare la lunghezza del lato corto della teglia per la lunghezza del lato lungo per 0,6. Sono certo che la mia grafica super professionale potrà aiutarvi a capire. Dopo aver dato una quarta piega di rinforzo all'impasto, possiamo metterlo a lievitare. Potete chiaramente osservare la bellissima consistenza presa dall'impasto, che è diventato liscio e omogeneo. Adesso lasceremo lievitare i nostri panetti per 4 ore a temperatura ambiente e poi per 16 ore in frigorifero. A domani! Sono passate 20 ore da quando abbiamo iniziato ad impastare.
Adesso daremo un'ultima piega di rinforzo al nostro impasto per poi lasciarlo a lievitare per altre 4 ore a temperatura ambiente, fino al raggiungimento delle 24 ore totali di lievitazione. Andiamo a chiudere bene l'impasto in modo tale che l'aria che viene inglobata durante questa operazione rimanga al suo interno. Approfitto delle ore che ho a disposizione per prepararmi alcuni ingredienti, in particolare taglio a pezzetti alcune mozzarelle e frullo dei pomodori pelati che verranno conditi solo con un po' di sale. Terminate le 4 ore di lievitazione è il momento di stendere la pizza. Mi aiuto con della farina di semola che setaccio direttamente sulla spianatoia. Il miglior modo di stendere l'impasto è utilizzare il polpastrelli in questo modo, iniziando dal bordo e poi stendendo dal centro verso l'esterno, per poi continuare la stesura nel modo che vi sto mostrando, facendo attenzione che lo spessore dell'impasto sia omogeneo. A questo punto possiamo finire di stendere direttamente in una teglia che io ho precedentemente oliato, stirando l'impasto in questo modo in modo tale che ricopra tutta la teglia in maniera uniforme. Adesso non ci resta che condire la pizza con la salsa di pomodoro che abbiamo preparato prima, un filo d'olio extravergine di oliva e siamo pronti per andare in forno. Io utilizzo un forno a legna alla temperatura di circa 290 gradi. In un normale forno di casa impostate la temperatura al massimo. La pizza in teglia normalmente ha bisogno di circa 11-12 minuti di cottura. Circa a metà di questo tempo aggiungiamo la mozzarella. Siamo pronti a togliere la pizza dal forno. A questo punto vi consiglio di metterla su una griglia come questa, che aiuterà a far passare l'aria e ad asciugare bene il fondo della pizza da eventuale umidità. Aggiungiamo un po' di basilico fresco alla fine e siamo pronti ad ammirare, assaggiare ma anche ad ascoltare il suono del prodotto del nostro lavoro. Vi assicuro che se seguirete le mie indicazioni otterrete una pizza leggera, croccante e semplicemente deliziosa. Vi auguro dunque buon lavoro, buon divertimento e soprattutto buon appetito.